Buongiorno a tutti, come avevo promesso oggi vi mostrerò come realizzare i cuori profumatori. Serviranno pochi materiali: del cotone numero 8, un uncinetto 1,50, dei nastrini, delle palline di legno da inserire nei cuori da poi profumare con l'olio essenziale a vostro piacere e delle perline per la rifinitura. Vi faccio vedere, utilizzando colori diversi, cosa ho ottenuto in bianco, in azzurro e in rosa. Li potete usare sia per profumare gli armadi sia anche per profumare gli ambienti. Questi cuori hanno tutti uno schema diverso centrale. Io oggi vi farò vedere questo, che è molto semplice da realizzare. Ho preparato anche questo schema per farvi vedere come eseguire il lavoro. Si inizia il lavoro facendo 6 catenelle e in queste 6 catenelle poi vanno fatti dei gruppi di 3 punti alti con 2 catenelle per formare il primo giro. Nel secondo giro stesso lavoro, però con un aumento. Nel terzo giro uguale. D'altronde c'è lo schemino che è molto facile da seguire. Si chiude si formano dei cerchi che vanno a formare il cuore. Nell'ultimo giro andrete a lavorare questa catenella che servirà poi per appenderlo. Iniziamo il lavoro facendo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudiamo con un punto bassissimo. In questo cerchietto faremo 4 gruppi di 3 punti alti ciascuno. Il primo punto alto viene sostituito da 3 catenelle. 2 e 3. 2 catenelle, 3 punti alti. 2 catenelle, 3 punti alti. 2 catenelle, facciamo gli ultimi 3 punti alti, 2 catenelle e andiamo a chiudere con un punto bassissimo nella terza catenella. Finito il primo giro, il secondo giro si svolge esattamente come il primo con un aumento. Adesso vi farò vedere. Facciamo 3 catenelle in sostituzione del primo punto alto, poi 2 catenelle e andiamo a fare il primo gruppo di 3 punti alti nell'archetto fatto prima. 1, 2 gruppi di punti alti nell'archetto, 2 catenelle, altro gruppetto nell'archetto di prima. 1, 2 ancora 2 catenelle, facciamo l'altro gruppo di punti alti, facciamo l'ultimo gruppetto di punti alti, nell'ultimo gruppetto si fanno 2 punti alti e il terzo viene 1, 2, 3, ci andiamo a unire così. Adesso iniziamo il terzo giro. 1, 2, 3, 3 catenelle che vanno sempre a sostituire il primo gruppetto di punti alti.
1, 2 e 3, 2 punti alti e andiamo a fare il gruppetto due catenelle, due punti alti, e questo è il gruppetto di aumento composto sempre da 3 punti alti. Facciamo l'ultimo gruppetto di punti alti, due catenelle e andiamo ad agganciarci sulle 3 catenelle dell'inizio. Sul punto alto precedente abbiamo finito il terzo giro. A questo punto giriamo il lavoro negli spazi 2 punti bassi e con una spilla da baglia rovescio contro rovescio. Come si realizza una nappina? 10, 11, 12. Ciao!